Ciao a tutti e benvenuti su Menti Criminali. Oggi vi porteremo in un viaggio incredibile nella mente di un uomo che ha sfidato la comprensione della psichiatria moderna. La sua storia è tanto affascinante quanto inquietante e ci insegna molto su quanto poco conosciamo ancora della mente umana. Oggi vi parleremo di Billy Milligan, l'uomo con 24 personalità. Preparatevi a essere affascinati e sconvolti da questa storia unica. William Stanley Milligan, conosciuto da tutti come Billy, nasce il 14 febbraio 1955 a Miami Beach, in Florida. La sua infanzia sembra normale, ma sotto la superficie c'è un dramma che si svolge. Dopo il suicidio del padre, Billy e i suoi fratelli vengono affidati alla madre, Dorothy. La vita familiare di Billy è segnata dalla povertà e dalla instabilità. Dorothy si risposa con Chalmer Milligan, un uomo che diventerà il principale artefice dei traumi di Billy. Chalmer Milligan era un uomo violento e coercitivo. Gli abusi che Billy subiva erano tanto fisici quanto psicologici e lasciarono segni indelebili sulla sua psiche. È importante capire che i traumi infantili hanno un impatto profondo sulla mente umana. La mente di un bambino cerca di proteggersi dai traumi e nel suo caso questa protezione si manifestò attraverso la dissociazione. Il disturbo dissociativo dell'identità, o DD, è una complessa condizione psichiatrica caratterizzata dalla presenza di due o più identità o personalità distinte all'interno di una stessa persona. Queste personalità, conosciute come alters, hanno nomi, età, generi e caratteristiche uniche. Possono anche avere tratti fisici e comportamentali differenti. Chi soffre di DID spesso sperimenta amnesie significative, con vuoti di memoria che non possono essere spiegati dalla normale dimenticanza. Questo significa che possono non ricordare eventi, informazioni personali importanti o periodi di tempo durante i quali un altro alter era al controllo. Il DID è generalmente il risultato di traumi gravi e prolungati durante l'infanzia, come abusi fisici, emotivi o sessuali. La mente del bambino si frammenta per proteggersi dal dolore insopportabile, creando così personalità multiple che prendono su di sé parti del trauma. La dissociazione diventa un meccanismo di difesa per sfuggire alla realtà dolorosa. C'è un libro intitolato Una stanza piena di gente, scritto da Daniel Case, in cui l'autore racconta la storia di Billy Milligan attraverso le informazioni fornite dallo stesso Billy. In una parte del libro, una delle molteplici personalità di Billy, Arthur, spiega ai bambini cosa succedeva nella mente di Billy. Arthur descrive la dinamica delle varie personalità, o alter con questa metafora. Immaginate che tutti noi in questa stanza, persone che non conosciamo bene, siamo in una stanza buia. Al centro della stanza c'è una luce. Chiunque entri nella luce, quindi qualsiasi alter che entra nella luce, è colui che si manifesta nel mondo e prende coscienza. Quella è la persona che gli altri vedono e ascoltano. Gli altri alter, invece, possono fare altro: studiare, dormire o passare il tempo in altro modo. Tuttavia, l'alter che è attivo in quel momento deve essere molto attento a non rivelare l'esistenza degli altri alter. È come se fosse un segreto di famiglia. Nel caso di Billy, questa frammentazione portò alla creazione di 24 personalità diverse. Queste personalità non erano semplici alterazioni dell'umore, ma identità completamente distinte, ognuna con la propria storia, età, sesso, abilità e persino tratti fisici unici. Ad esempio, Arthur, un intellettuale inglese, aveva un forte accento britannico ed era estremamente razionale. Ragen Vadaskovinic, invece, era un jugoslavo violento e protettivo, con un forte accento slavo e una forza fisica impressionante. They put me to sleep when I tried to kill myself. Well, I think that would be a time when they would feel that you weren't able to deal with the issue. Have you felt sometimes that you just didn't know what else to do? Yeah. That's a pretty drastic thing to do. I didn't think nobody'd ever be able to help. Not as easy. He remembers this nothing.
spoiled my child. Leave. That's how you remember. Smith Robert did not commit crime of sex in this crime. I will not accuse of rape. La prima personalità alternativa emerse quando Billy aveva solo 5 anni. Questa personalità, chiamata Christine, era una bambina di 3 anni che lo aiutava a sopportare gli abusi di Chalmer. Con il passare del tempo, altre personalità iniziarono a emergere, ognuna con uno scopo specifico. Alcune erano progettate per proteggerlo, altre per affrontare situazioni sociali e altre ancora per esprimere emozioni che non poteva gestire. A scuola, i suoi insegnanti e compagni di classe notavano i suoi cambiamenti improvvisi di comportamento. Un giorno Billy poteva essere un bambino tranquillo e studioso, e il giorno dopo diventare aggressivo e disobbediente. Questi cambiamenti erano così drastici che molti pensavano che stesse fingendo o cercando attenzione. Tuttavia, la verità era molto più complessa e inquietante. Nel 1977, Billy viene arrestato per una serie di crimini a Columbus, in Ohio. Fu durante il processo che il mondo scoprì la verità sulla sua condizione. Gli avvocati difensori sostennero che soffriva di disturbo dissociativo dell'identità. Durante le indagini, gli esperti psichiatrici identificarono 24 personalità distinte all'interno di Billy. Arthur e Ragen erano le personalità dominanti. Arthur, con il suo accento inglese e il suo comportamento razionale, era l'intellettuale del gruppo, mentre Ragen, con il suo forte accento slavo, era il protettore violento. C'era anche Adalana, una giovane ragazza timida e introversa, responsabile di alcuni dei crimini sessuali. Ogni personalità aveva compiti specifici e prendeva il controllo in situazioni diverse. La rivelazione delle personalità multiple di Billy lasciò tutti senza parole. Era difficile credere che una persona potesse ospitare 24 identità diverse. Tuttavia, gli esperti che lo esaminarono erano convinti della genuinità della sua condizione. Le sue personalità avevano accenti diversi, comportamenti distinti e persino tratti fisici unici. Questa complessità rendeva questo caso unico nel suo genere. La diagnosi di Did sollevò numerose domande sulla natura della mente umana e sulla capacità del cervello di proteggersi dai traumi. La dissociazione è un meccanismo di difesa straordinario, ma nel caso di Billy, questo meccanismo si era spinto a livelli estremi. La sua mente aveva creato 24 personalità per proteggere il suo io centrale dai traumi insopportabili. Dopo l'arresto di Billy nel 1977, il suo caso divenne rapidamente una sensazione mediatica. Gli avvocati difensori sostennero che non poteva essere ritenuto responsabile dei suoi crimini a causa del disturbo dissociativo dell'identità. La loro difesa si basava sull'idea che le personalità che avevano commesso i crimini non erano sotto il controllo di Billy e che lui stesso non aveva memoria degli eventi. Durante il processo, gli esperti psichiatrici testimoniarono a favore di Billy, descrivendo la complessità delle sue personalità e come ognuna di esse aveva compiti specifici. La giuria e il giudice ascoltarono increduli i dettagli delle varie personalità e delle loro interazioni. Era un concetto difficile da accettare, ma alla fine la difesa riuscì a convincere il tribunale. Billy fu dichiarato non colpevole per infermità mentale e fu mandato in un ospedale psichiatrico per ricevere il trattamento adeguato. Questo segnò l'inizio di un lungo e arduo percorso di terapia. L'obiettivo dei medici era integrare le 24 personalità di Billy in un'unica identità coesa, un compito che si rivelò estremamente complesso. La terapia includeva sessioni di ipnosi, colloqui intensivi e vari tipi di trattamento psicologico. Ogni personalità aveva la propria resistenza e collaborazione al processo. Alcune personalità, come Arthur, erano più disposte a cooperare, mentre altre, come Ragen, erano estremamente resistenti. Ogni passo avanti sembrava essere seguito da 2 passi indietro. La vita di Billy nell'ospedale psichiatrico era tutt'altro che semplice. Nonostante fosse stato risparmiato dalla prigione, dovette affrontare un ambiente restrittivo e pieno di sfide.
I medici e il personale dell'ospedale dovevano costantemente adattarsi ai cambiamenti improvvisi di personalità e alle esigenze specifiche di ciascuna di esse. Billy partecipava a sessioni di terapia quotidiane e gradualmente alcune delle personalità iniziarono a integrarsi. Tuttavia, il processo era lento e pieno di ostacoli. Ogni personalità aveva i propri traumi e difese, rendendo difficile l'integrazione completa. Nonostante questo, ci furono momenti di progresso significativo, come quando alcune personalità cominciarono a ricordare eventi traumatici e a condividerli con le altre. Mentre era in cura, la battaglia legale intorno al suo caso continuava. I media seguivano ogni sviluppo e la storia di Billy divenne un dibattito nazionale. Alcuni lo vedevano come una vittima di traumi terribili, mentre altri erano scettici sulla diagnosi e credevano che fosse solo una scusa per evitare la prigione. Gli avvocati di Billy e gli esperti psichiatrici lavoravano instancabilmente per dimostrare la genuinità della sua condizione. La diagnosi di DD era ancora relativamente nuova e controversa, e il suo caso contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica e la comunità medica sulla complessità del disturbo. Nonostante le testimonianze degli esperti, molte persone faticavano a credere che una persona potesse avere 24 personalità distinte. La dissociazione era un concetto difficile da comprendere, e alcuni esperti stessi erano scettici. Questo scetticismo portò a ulteriori indagini e studi su questo caso, contribuendo a una migliore comprensione del DD. Dopo anni di terapia, fu finalmente rilasciato dal sistema psichiatrico. Tuttavia, la sua vita fuori dall'ospedale non fu facile. Il suo passato lo perseguitava e la sua condizione mentale rendeva difficile mantenere una vita stabile. Nonostante i tentativi di vivere normalmente, Billy continuava a lottare con le sue personalità multiple. Vivere con un disturbo dissociativo dell'identità non era facile. Ogni giorno rappresentava una sfida. Le personalità potevano emergere in qualsiasi momento, causando confusione e disorientamento. Billy doveva fare i conti con la perdita di memoria e il fatto di svegliarsi in posti sconosciuti senza sapere come ci fosse arrivato. Le sue relazioni interpersonali erano estremamente complicate. Gli amici e i familiari spesso non sapevano con chi stavano parlando e dovevano adattarsi ai cambiamenti improvvisi di personalità. Questo rendeva difficile per Billy mantenere amicizie e relazioni stabili. Billy Milligan è morto nel 2014 all'età di 59 anni, ma la sua storia continua a essere oggetto di dibattito e interesse. La sua vita ha ispirato libri, documentari e film, e il suo caso è ancora studiato nei corsi di psicologia e psichiatria. Questa storia è un potente promemoria delle profondità e delle complessità della mente umana. Ci insegna quanto possano essere devastanti i traumi e quanto sia importante la comprensione e il trattamento adeguato delle malattie mentali. La storia di questo ragazzo ha sollevato numerose domande non solo nel campo della psicologia, ma anche nella società in generale. Come dovrebbe la legge trattare persone con disturbi mentali così gravi? È giusto considerare qualcuno non colpevole per crimini commessi da personalità che la persona principale non ricorda nemmeno? Queste domande sono ancora oggetto di dibattito oggi. Il caso di Billy ha anche portato a una maggiore consapevolezza e comprensione del disturbo dissociativo dell'identità. Prima del suo caso, molti non credevano che una tale condizione potesse esistere. Ora, grazie alla copertura mediatica e agli studi sul suo caso, c'è una maggiore accettazione e comprensione di quanto possano essere complesse le menti delle persone che soffrono di questo disturbo. E così si conclude la storia di Billy Milligan. La sua vita e il suo caso ci mostrano quanto possa essere complessa e resiliente la mente umana. Spero che questa storia vi abbia toccato e fatto riflettere. Non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa storia. Voi cosa avreste fatto al posto dei giudici?